fungo funghetto. Allora, perché fungo funghetto? Perché voglio cambiare il mio menù. E se ti dicessi te faccio un ovo con due funghi e un po' di artufonero, che dici? Ammazza quanto è buono. Beh, è buono da morire. Ingredienti: uova, funghi porcini, panna, burro, rosmarino, timo, salvia e il parmigiano reggiano, varie tipologie di funghi. E conosci? Questo è il portobello, questi sono i chiodini, questi sono i galletti, questi sono shiitake. Tu devi fare una cucina stagionale e dobbiamo iniziare a pensare al prossimo step, quindi a un'altra stagione. Quindi già ci sono i funghi, non sempre i porcini, però voglio fare qualcosa col tartufo nero, il parmigiano, il pan brioche. Lo sapete che sa? De pandoro. C'è presente? Profumato, burro, ci sta dentro, il latte, la roba buona. Puoi mettere che lo scegli te, quello che ci metti dentro te, le uova fresche. Ragazzi, è un valore in più che dai a un piatto. Comunque, non chiacchiera troppo, Max, facci vedere sta ricetta. E c'hai ragione. Quindi, panna. Allora, calcola 100 ml di panna. Quindi, leggermente la facciamo leggermente scaldare e dentro ci mettiamo da furbetti, guarda qua, il rosmarino, guarda così. E che fa questo rosmarino in questa panna? Lo aromatizza. Immaginate la crema pasticcera, già l'ho detto altre volte, la crema pasticcera delle volte ci si mette la scorza di limone, la scorza di arancia, il baccello di vaniglia, quindi diamo un gusto e un sapore al latte o alla panna dove andiamo a fare con la crema. Immaginate la fonduta, la stessa cosa. Noi aromatizziamo questa panna con dei aromi freschi, con erbacei, bello, il rosmarino poi è freschissimo e mi piace pure metterci dentro la salvia, guarda così. Immagina questa panna quanto diventa più buona in infusione con la salvia, il rosmarino. Ce lo metto pure il timo, dai, ci metto pure il timo, dai. Eccolo qua, ci metto anche un po' di timo. E questa piano piano a una bassa temperatura la lasci qua dentro. Nel frattempo che si fa? Mi gratto un po' di parmigiano. Vieni Tony, passa tranquillamente. Grattiamo un po' di parmigiano reggiano. Allora, ma può essere anche un grana padano, fate voi. Quello che avete di buono a casa, utilizzatelo. Perché l'importante, il mio consiglio che vi do, che sia di 24 mesi la stagionatura. Perché, raga, quando è 12 mesi, sì, è buono, però non è da mangiare fresco come lo vedo io, almeno per i miei gusti. Invece quando è ben stagionato è un'altra cosa, dà più sprint, dà più gusto. Calcola che poi questo qua io lo diluisco con la panna, 100 ml di panna, metto 50 grammi di parmigiano, quindi si diluisce. Quindi mettetelo buono, tanto non è una grande spesa, però fate una bella figura, no? O lo sapete, no? Amate le persone a cui cucinate dei piatti. È importante questo, perché vi riusciranno dei piatti pazzeschi così, in questa maniera. Ma compro grattugiato, no? Ti racconto una storia. Io ho lavorato, anzi lo saluto, con un grande cuoco, uno dei, se non il mio maestro più importante, si chiama Fulvio Pirangerini. Lui era un 2 stelle Michelin. Mi dice, parmigiano grattugiato lo compro nelle pizzerie e trattorie. Poi metti che tu lo gratti e ti diventa sta spumetta, sta neve qua, e quando lo vai a mettere su un piatto il cliente se ne accorge che è un'altra cosa da quello grattugiato che ha la macchietta. Avete capito? Quindi è importante questo qua, dai un valore in più a quello che dai da mangiare. Io oggi c'ho i porcini, ma non è detto che devi usare per forza i porcini. Poi sai i funghi che trovi, anche quelli coltivati. Quindi ho anche dei chiodini, o dei portobello, o dei shiitake, o dei galletti, o dei finferli come li chiamate voi. Cioè, mettici quello che ti pare. Tu lo sai come ragiono io. Da quant'è che ti dico? Fa come ti pare. Fa come ti pare, quello che trovi di buono, che ti piace e che ti piace a te, mettilo. Non se stiamo un attimo, no, va detto così, fa come ti pare a te, ok? Sta quasi bollendo, ma non lo devi far bollire, non devi farlo a bollire perché sennò perde la panna. Noi la volemmo com'è, quando si sente il sapore, non la dobbiamo alleggerire. Io filtro dalle erbette, ok? Guarda che belle. Quindi danno tutto il loro profumo, il loro sapore
E se tu c'hai tempo, come faccio io normalmente al ristorante, che facciamo? Le teniamo le erbette almeno poi 2-3 ore dentro la panna, così diventa ancora più buona la panna. Adesso con la panna calda vado a mettere il parmigiano, guarda che nuvoletta, guarda che meraviglia, stupendo. Gli diamo una mescolata, ma a me il parmigiano non mi piace. Ma perché non lo fai con la Gruyère? Perché non lo fai con Asiago? Perché non lo fai con un Vitto, un Casera e una Fontina? Divertiti, fallo come ti pare a te. Il parmigiano perché io lo faccio parmigiano? Perché è un gusto un po' che piace a tutti. Se metti la Fontina che puzza un po' dei piedi, però è buona. Adesso quando apri la Fontina lasci un po' fuori. O l'Asiago, no l'Asiago, il taleggio è un po' forte, quindi io cerco un attimo di prendere un formaggio per tutti quelli che vengono qua al ristorante, no? Che piace a tutti. Guarda che bella fonduta che ti ho fatto, guarda, liscia, bella. Oh, chiamami Fontina. Dai, allora ci stiamo, questo è pronto. Adesso dedichiamoci ai funghi. Ti ho detto più volte come si puliscono, ti li faccio rivedere. Terra, questa parte qui la leviamo con lo spilocchino curvo. Lo spilocchino curvo è necessario per questi lavoretti. Andiamo, vedi, qua dentro possiamo entrare così e togliere soltanto la parte quella della terra perché il fungo costa, quindi dobbiamo non sprecare assolutamente. Lo sai che non va bagnato il fungo perché essendo una spugnetta il funghetto, se tu lo bagni poi diventa una cosa non buona, non buona. Carta bagnata. Lo proprio, vedi, cerchiamo da levare tutto al liscio, vedi come faccio, ci mettiamo i shiitake, i pioppini, togliamo questa parte qui, queste le chiamavamo famigliole quando andavo con i funghi con mio padre, perché c'ho pure questo trascorso da bambino, mio padre portava a fare i funghi, i carilletti o i finferli e poi li passiamo tutti con la carta uno per uno, così ce l'abbiamo privi di terra. Tagliamoci i funghi, ci abbiamo i shiitake, tagliamoli a fettine non troppo sottili, fammeli sentire sotto i denti, voglio sentirli, perché ognuno ha la sua consistenza. I galletti o i finfer li fai così, a me mi hanno insegnato così. E poi arriva lui, il principe azzurro, il porcinetto. A te che ti piace quei funghi? L'aglio? A me pure. Ma non mi ha risposto, dice vabbè lo stesso. A proposito, una cosa ti voglio fare. Ma te sei iscritto? A delinquente? Te sei iscritto? Guarda là e subito spingi là, iscriviti, dai. Che sta, è tutto gratis, lo sai, ti faccio pagare una lira. Aglio intero, schiacciamo, olio pazzesco. Villa Magra, Giorgio Franci, pazzesco, Frantoio Franci, Giorgio è uno dei proprietari. Scaldiamo l'olio, senti l'olio come fa? L'olio ti dice, oh, di questo non comincia a scaldare, che fai? Butti qualcosa dentro la padella, alza il calore, niente sale, mi raccomando, non fa lo stupidino, niente sale, se caccia fuori tutta l'acqua, pepe, tiè. Lasciamo cascare un po' di timo, rosmarino, salvia, guarda come vengono, belli, così, cattivi, arroventati, scottati, ardorati, deve essere qualcosa di croccante. Fermiamo il fuoco e adesso mettiamo il sale. Allora, io pensavo una cosa che questa qua. Facciamo dei lingotti. Dei lingotti oppure un pezzetto dove si appoggia sto pan brioche, l'uovo lo appoggiamo qua, poi ci sarà la crema di parmigiano, okay. L'uovo lo appoggiamo qua sopra dorato, bello, croccante e poi funghi tutti intorno e tartufo nero. Mo vedi sto piatto? Bellissimo. Però scegliami un piatto bello, dai. Vai. Un pezzetto di burro, il burro, quando arriva il pan brioche, poi ce lo mettiamo, eccolo qua, lo tostiamo bene bene, ok? Gli facciamo prendere un colore giusto. Giriamo, la superficie deve essere dorata, la bronzatella. Ci siamo, come lo volevo io. Rompiamo l'uovo dentro la ciotolina, così. Facciamo il vortice qua così, un goccino di aceto. Fatelo cuocere per circa 1 minuto 90 secondi. Ci siamo, bellissimo. Chef, vieni qua.
Tony anche chiamato il pezzetta, vedi perché sempre con la pezzetta a mano. Bisogna lavorare in un ambiente ordinato Poi- e pulito. chef. Io invece sono sempre disordinato, vabbè. Quindi ci avremo la fonduta bella calda. Mettiamo un po' di panna, mettiamo un po' di fonduta, mettiamo il pane così adagiato che si imbeve pure dentro questa fonduta. Mettiamo qualche funghetto. Da abbracciare il pane. Vabbè, perfetto, ricco, eh? Non famo io, come dico sempre io, non famo i tirchi. L'uovo, ci mettiamo un po' di timo, la salvia, le foglie più piccole mettiamo. Se lo volete, se vi fa piacere, non lo so, gli farà piacere? Certo, il tartufo fa sempre piacere. Con un po' di Ma ci tartufo. mettiamo un po' di sale sull'uovo, chef? Vai, c'è per forza, bravo. E dai, pure un po' di pepe a sto punto. E adesso, come vedi, e mo lo dobbiamo mangiare, assaggiamo, che dite? Assaggiamo insieme, dai. Ah, oh, aglio a metà. Oh, la nostra, lo troverete sul nostro menù tra pochi giorni. Ma sei buono, è un dolce, oh. Ma che è? È Natale. Spettacolo. Grazie, al successo dei nostri piatti. E voi tutti a cui vogliamo bene e voi volete bene a noi. Oh, scrivete nei commenti se vi è piaciuto questo piatto, se vorreste assaggiarlo, se vorreste mettere qualcosa di diverso voi. Allora, i piatti sono delle creazioni che piano piano si modificano, c'è evoluzione. Quindi commentate, a Max leva quel fungo, metti quella cosa. A noi ci piace che commentate e voi rispondiamo. Esatto. Alla vostra e Salute. alla nostra.